Giacomo, smettila, vieni giù e dammi una mano. Tuo fratello se ne vuole andare in Svezia, tu stai sempre a fare sti quadri. Abbiamo bisogno che aiuti, devi aiutare, basta, non voglio sentire niente, ti aspetto. Capito? Quindi quando lui ha scelto di fare l'artistico e adesso fa l'Accademia delle Belle Arti, pittura, effettivamente questa era una cosa che quando io e mia moglie l'abbiamo preso per la prima volta in mano non avremmo mai immaginato. Tutto è stato diverso da quello che ci eravamo immaginato. Oh, le cose stanno andando bene. Su che? Qui, all'attività. Senti una cosa, io a novembre mi laureo alla triennale, però dopo non voglio fare la magistrale qui in Italia. Ma l'Italia niente? L'Italia no. Vabbè, non me l'aspettavo. Noi avevamo immaginato, soprattutto poi mia moglie, che il mio primo figlio facesse o giurisprudenza, o il medico, o l'avvocato, questi lavori tradizionali, commercialista, mia moglie è commercialista, uno studio avviato. E quindi quando lui ci ha detto che voleva fare l'interprete, abbiamo faticato a capire la sua scelta. Noi in genere facciamo un progetto, no? Un progetto sui figli, diventa anche forse naturale. Nel momento in cui c'è stata la frattura tra quello che tu avevi immaginato e quello che è successo, lì un genitore fatica. A me piace imparare cose nuove e anche qualcosa che non c'è mai, che non ho mai imparato. Per questo ho pensato che lingue potesse essere uno sbocco sul mondo. Quando ho detto ai miei genitori di voler studiare pittura, mia madre all'inizio è stata un po' in disaccordo, perché credeva insieme alla mia professoressa che io fossi più portato a studiare architettura, ma attualmente credo che la mia vera passione sia la pittura, qualcosa di molto più libero dell'architettura. Io e Giacomo siamo molto uniti e quindi mi fa molto piacere che stia seguendo ciò che lui ama. Nel momento in cui i ragazzi hanno individuato la direzione verso la quale vogliono andare, forse vale la pena allora di considerare di trovare la forza, di trovare il coraggio di mettere da parte quelle che sono le nostre aspettative, quello che noi abbiamo immaginato per loro e lasciarli liberi di camminare e di volare con le proprie ali. Bueno, vosotros deseáis cosas buenas para vuestros hijos. Dejadlos en libertad. No amáis a vuestros hijos y no amáis su libertad. De modo que debéis ver con gusto que vayan por el camino que ellos libremente escojan con la gracia de Dios. Allora, Giuseppe ha scelto finalmente la laurea magistrale che vuole fare. Sì. Indovina dove? Fuori Roma. Svezia. 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 Senti, quell'altro, il pittore non aiuta per niente. Non mi aiuta per niente. Dice che mi deve aiutare così, ma non mi aiuta per niente. E se Giuseppe va via, se lui non ti aiuta, che facciamo? No, infatti mi deve aiutare. Per noi è un bel problema, perché non aiuta più la famiglia. Sta lontano e costoso, comunque costoso, però per lui, per il percorso che lui ha scelto, è una cosa coerente. Allora, alla fine che facciamo? L'aiutiamo o non l'aiutiamo? Io direi di aiutarli. Ok, allora dobbiamo parlare con lui, con loro. Il regalo più grande che possiamo fare ai nostri figli è quello di regalargli la libertà, la possibilità di scoprire se stessi e coltivare se stessi nel loro mondo e nel loro modo di realizzarsi. Allora Giacomo, tuo fratello ha scelto di fare la sua magistrale in Svezia, come tu sai. Ok, già me ne aveva parlato. Perfetto. Adesso il problema è questo, che qualcuno dovrà fare i turni che faceva lui. Li farò io. Grazie. Allora veramente puoi Giacomo. Sì. Ti devi fare veramente, se no... Sì, e non devi trascurare comunque l'università.
Perché anche quei corsi, tuo fratello ci è riuscito, lo farai anche tu. Va bene? En las familias hay una cosa común, ¿eh? Un parecido, no se quede la sangre, pero después libertad. Libertà personale e responsabilità personale. No, penso che alla fine sempre sono stato molto libero e a casa siamo stati molto liberi. Hanno insegnato sempre l'importanza del pensiero e del ragionamento, questa importanza del pensare liberamente anche alla propria vita, al proprio lavoro. Diciamo che all'inizio un po' tutti i genitori vorrebbero rivedere se stessi nel proprio figlio, però dopo qualche tempo capiscono che devono lasciare liberi i figli e che hanno diverse personalità e diverse passioni rispetto a loro. Ti vedo felice quando fai questo, effettivamente vedo che nei tuoi occhi c'è una luce diversa quando ti occupi di queste cose. Questo è quello che noi tutti vogliamo come genitori nei confronti dei nostri figli, noi quello che vogliamo è vederli felici. Ho imparato che era giusto che scegliesse nostro figlio, il suo futuro e non noi. Riuscire ad instaurare un dialogo con i figli che permette il confronto e la conoscenza del figlio e mi ha aiutato anche a rispettare poi le scelte.